Oh mio Dio, vi siete fatto male. Che cosa posso fare per voi? Prima dovevate fare qualcosa, scalzarvi in tempo. Gli occhi non li avete? Eppure mi sembrano abbastanza vivi. Oh, quanto mi dispiace, signore. Su, appoggiatevi a me. Mi siete sbucata davanti all'improvviso come un fantasma. Le strade del mondo non sono fatte soltanto per quelli che vanno a cavallo. Grazie. Gli occhi vivi e la parola pronta. La verità vi offende, signore? Quella dannata bestia. Dritta alla scuderia. Corro indietro a Tonfield. Faccio venire qualcuno. A Tonfield? Abitate al castello? Sì, signore. Lavoro a Tonfield. Sono l'istitutrice di Adele, la figlia adottiva di Lord Rochester. E non conoscete Rochester? No. Come vivete sotto il suo tetto e non l'avete mai visto? È appena tornato da uno dei suoi lunghi viaggi e non ho ancora avuto occasione di incontrarlo. Che cosa sapete di lui? Io? Sì, che cosa avete sentito dire di lui? Niente, signore. È il mio padrone. Padrone. È una parola che non suona bene sulle vostre labbra. Padrone perché mi dà lavoro, signore. Non padrone dei miei pensieri, né dei miei sentimenti. Ma lasciate che corra a chiamare qualcuno. Ehi! Sentite! Come vi chiamate? Jane, signore. Jane Eyre. Jane. Non l'avete incontrato? No, sono salita per il sentiero. Oh, Dio mio, come facciamo? C'è un uomo giù per la strada, è caduto da cavallo e si è fatto male. Come possiamo aiutarlo? Si è fatto male? Ma il signor Rochester, Jane. Thomas ha visto rientrare al galoppo il cavallo in scuderia e ha pensato che fosse sfuggito al signor Rochester, sceso di sella un momento. Ma si è fatto molto male. Il signor Rochester? Jane, si è fatto molto male. La gamba, la caviglia. Lontano? No. Sulla strada, vero? Sì. Thomas allora lo troverà subito, perché è sceso col calessino. Lea? Lea! Che c'è, signora Fairfax? È accaduto qualche cosa? Che c'è? Mary? Che succede, signora Fairfax? Mary, il signor Rochester è caduto col cavallo e Thomas adesso lo riporterà su. Lei ha mandato subito il ragazzo di scuderia a chiamare il dottor Carter. So che è da queste parti a visitare la moglie di un pitavolo. E che galoppi! Corro, signora Fairfax. E voi, Mary, preparate? Vende amido e tutto l'occorrente, ho capito, signora Perfect. Lei sa sempre tutto. E io, signora Fairfax? Che cosa posso fare? Voi, ma non vi ha detto chi era? No. Anzi, credo di avergli risposto un po'. Un po' come? Mi ha accusato di aver provocato la sua caduta e non era vero. E non avete indovinato? E come potevo?
Già. Da quando è tornato io volevo presentarvi, ma Non ha voluto conoscermi. è nel suo carattere, Jane. Non dovete dispiacervi. Il signor Rochester non sopporta di vedere facce nuove attorno a sé. Sono stata io a scrivere al vostro convitto a Lowood e ad assumervi. Del resto, lui è quasi sempre lontano, in viaggio, non si interessa di certe cose. E neppure di Adele. Ma non è la sua figlia adottiva. Ehi, aprite! Ecco. Oh, signore, ho già mandato a chiamare il dottor Carter. Grazie. Vi portiamo su in camera vostra? No, preferisco aspettare di là sulla poltrona. Sono sicura che il dottor Carter verrà subito. So già che dirà. Una bella lussazione, assolutamente classica. Pochi Bene. giorni di riposo. Niente di grave, signora Fairfax. Bene, signore. Ecco, appoggiate qui la gamba. Quante premure. Quasi quasi sarei tentato di credere che mi siate realmente affezionati. Il che è assurdo. Un po' di brandy, signore. Se volete. Ci ho già pensato io. Grazie, Mary. Adele! Adele! Thomas mi ha detto che siete caduto. Mi fa molto male, signore. Non è ora di studio per te questa? Sì, ma... La signorina Jane era scesa a Milcost. Ah, già, la signorina Jane. Dov'è? Sono qui, signore. Va di sopra, Adele. Oh no, lasciatemi qui con voi, signore. Non vi vedo mai. Vieni, Adele. Oh no! Vai, cara, vai. Tesoro, non piangere. Il signor Rochester si è fatto male. E ora non può essere affettuoso con te. Signorina Eyre. Venite qua, per favore. La signorina Eyre dà sempre tante spiegazioni alla bambina. No, signore. E Jane voleva dire... Non che- difendetela, non è il caso. Penso che sappia benissimo difendersi da sola. Non è vero? Sì, signore. Sì, signore. No, signore. Non sapete dir altro. La vostra lingua era più pronta poco fa sulla strada. Però i vostri occhi sono sempre gli stessi. Oh, eccomi qua, dottore. Buonasera. Di qua. Permesso? Buonasera, signore. Buonasera, dottore. Che è successo, eh? La caviglia. Ah, già, già. Come va, signora Fairfax? La signorina è la nuova istitutrice, eh? Vediamo un po', vediamo un po'. Sì. Già, già. Sì. È una bella lussazione, assolutamente classica, eh? Ma perché non vi siete fatto trasportare in camera vostra? Ne avrete per parecchi giorni, sapete. E adesso vi portiamo su a letto e vi farò un magnifico impacco a regola d'arte, eh? Thomas? Potete camminare appoggiandovi? Certamente. Ecco. Meno male che questa sera ero già rientrato dal mio giro di visite, altrimenti... beh. Avete dei rimorsi? Sapete, è stata lei a spaventare il mio cavallo. Oh, no, signore. Ma vorrei che non fosse mai accaduto. Maktub, dicono gli arabi. Era scritto. Prego. Adesso un po' di riposo.
Tutto è già scritto, dunque. E l'imprevisto ci colpisce solo perché dimentichiamo che esso fa parte del nostro destino. Oh, certo non avrei mai immaginato che il mio destino mi avrebbe portato qui, in questa casa annidata su un colle, in una zona quasi deserta, e che mi sembra ancor più misteriosa oggi, dopo il primo incontro col mio padrone. Vorrei potermi rifugiare nel ricordo di un passato sereno e felice per trovare un conforto alla mia solitudine. Al di là dei tristi, interminabili anni della mia permanenza nel convitto di Lowood, la mia mente torna a Gateshead, alla mia infanzia, alla mia adolescenza in casa Reed. Tendo l'orecchio a quelle voci di allora che suonavano gaie, anche quando le ascoltavo dalla mia stanzetta sotto il tetto, dove troppe volte mi esiliavano. Ma che fai? Non vedi? E questo che cos'è? Lascialo che è mio. Tienilo. Che faccia, povero Nick, quando si accorse al ballo di avere i pantaloni strappati. Oh sì, dopo un attimo era già scomparso. Veramente fosti tu a farlo notare a tutti. E non dovevo, forse. Era così divertente. Ma non dimenticare, Georgiana, che il nostro caro Jack è un piccolo Don Chisciotte. Difende con passione i deboli e i perseguitati. E le orfanelle. Oh! Tocca a voi, dottore. Ah, sì, grazie. Georgiana? Domani ci sono le regate, vero? Sì? Ci accompagni, Jack? Oh, sì, certo. Perché non sei sincera e non dici mi accompagni? Io sono già impegnata con David, lo sai. Veramente non so neppure se ci andrò. Oh, ecco, adesso fa la gran dama offesa. Perché non dici piuttosto che ti aspettavi da Jack un po' più di entusiasmo? Ma sei proprio insopportabile. Vuol dire che Jack si consolerà accompagnando Jane, ammesso che Jane sia invitata. Elisa? Chiedo scusa. Ho una terribile emicrania. Posso fare qualcosa? Grazie, dottore. Passerà. Georgiana, perché non lasci in pace tua sorella? Io? Oh, ma è lei che... Oh, Georgiana. Oh, mamma, è colpa mia se Jack la fa soffrire. Finiscila, non siamo a teatro. E tu, Jack? Ti lasci calunniare così? Papà, Georgiana ha sempre voglia di scherzare. Che cosa c'è, Betsy? Il giardiniere dei Randall, signora. Dice se le signorine hanno ancora bisogno di quei fiori. Oh, sì, mamma, la signora Randa ci ha permesso di scegliere un po' di fiori nel suo giardino. Posso andarci? Sì, va bene, ma... Cerca di non far crollare casa Randall. Bessie! La vostra torre è in pericolo, dottore. Ah, sì. Jack, perché non te ne vai a fare 2 passi in giardino? Ecco, giusto, ho un favore da domandarvi. Bessie, voi lo sapete? Dov'è Jane? Perché non scende? Appunto, volevo dirvelo. È in castigo, su, nella sua cameretta. Ma perché? Perché, sapete come succede? Basta un battibecco con le cugine e quando la signora Reed interviene la colpa è sempre di Jane. Bessie, io voglio vederla. Ma signorino... Io salgo. Allora, aspettate. Ah, questa sera non siete in vena, mio caro dottore.
Reed, veramente la cosa non dovrebbe riguardarmi, ma Ma? si tratta di Jane. Di Jen? Sì, signora Reed. So che avete intenzione di mandarla in collegio, peggio, in un orfanotrofio. È la parola orfanotrofio che vi spaventa? No, non è soltanto la parola. Un istituto di carità. Vostro marito non avrebbe mai permesso che voi... Lasciamo in pace i morti, dottor Lloyd. Lowood è un istituto che accoglie ragazze che non hanno genitori né beni di fortuna. E Jane, che io sappia, non ha né gli uni né gli altri. Sua madre era l'unica sorella di vostro marito. E voi gli avete promesso di avere cura di Jane come se fosse vostra figlia. E potete rimproverarmi di non averlo fatto? Non l'ho tenuta finora qui in casa mia? Non l'ho cresciuta insieme a Elisa e a Georgiana? Oh sì. Ma non le avete dato l'affetto che si dà a un figlio. Non le avete mai perdonato il bene che le voleva vostro marito. Un bene fatto di rimorso, perché lo sapete meglio di me. Lo addolorava il pensiero di aver troncato ogni rapporto con la sorella, disapprovandone il matrimonio, e di averla lasciata morire senza riconciliarsi con lei. Un rimorso assurdo, un bene morboso, eccessivo. E volete allontanare Jane proprio adesso, nell'età più difficile, quando ha più bisogno d'affetto. Lowood è un istituto serissimo. Jane vi si preparerà a vivere e a lavorare. Forse mi spingo oltre, ma questo riguarda un poco anche me. Siete sicura che sulla vostra decisione non abbia influenza una certa situazione che si è venuta a creare tra Jane, Elisa e Jack? Sono ancora ragazzi, ma... Dottor Lloyd, credete che quella speranza non la accarezzi anch'io? Elisa è una così cara fanciulla e vuol bene a Jack, ma non dobbiamo imporci ai nostri figli, signora Reed. Sarebbe un errore irreparabile. la mia decisione è già presa. Su, mangiala. Bessie l'ha tolto dal forno perché te la portassi. Grazie. Non ne ho voglia. Tu e Bessie sarete l'unico bel ricordo di questa casa. Allora, è proprio deciso. E non mi dispiace, sai? Almeno lì in collegio nessuno mi rifaccerà niente. E se papà convince la signora Reed a cambiare idea? Credo che voglia parlargliene. E in verità, se non lo avessi capito, gliel'avrei chiesto io di parlargliene. Mia zia non cambierà idea. Ma tu sei molto caro, Jack. Ti ringrazia lo stesso tuo padre. Non sperare di liberarti di me. Verrò a trovarti. Lowood è molto lontano. Fosse anche in capo al mondo, non darò pace a mio padre finché non ci verremo. Sai che mi ha detto? Cosa? Che se fosse viva la mamma, verresti a stare con noi. Tuo padre è molto buono. Jane, Dimmi, Jack. quanti anni dovresti rimanere laggiù? 3 anni. Duri, lo so già. E dopo? Dopo avrò un diploma, potrò lavorare e sarò libera. Mi sarai sempre amico, vero, Jack? Certo, Jane. E quando ci rivedremo ti racconterò tutto. Ti farò leggere il mio diario. Ho un diario, sai. Guarda. Continuerò ad essere sincera con lui, qualunque cosa accada. E parli anche di me lì dentro?
E come ne parlo? Sono sempre stata la tua sorellina, Jake. Jake! Ma era destino che neppure quel muto testimone di molte pagine erano macchiate ed erano le mie lacrime a macchiarle. Potessi portar via con me da casa Rita. Corri, Giuliana! Ridammelo subito! Dai, fretta! Vuoi a te? Oh, vorresti farmi paura! Tanto l'abbiamo già letto! È proprio lo specchio delle tue virtù! Dammelo! Jane! Ma che succede? Che vi ha fatto? Che ci ha fatto? Guarda! Guarda quello che abbiamo trovato in camera sua! Il suo diario. Vuoi sentire? Apro a caso. Elisa pensa alla vita come ad una strada pavimentata di cuori infranti. E Georgiana è troppo occupata a rimirarsi allo specchio per avere il tempo di pensare. Mi dà della civetta, capisci? E tu perché ridi? Perché già sai che parla bene solo di te e di Betty? E del dottor Lloyd? Oh, non ti vergogni nemmeno. Di che? Di avere scritto la verità. La senti? Ah, vergognatevi voi piuttosto, ridaglielo. No, caro. Prima lo faremo leggere alla mamma. E ci troverà dei dolci pensierini anche per lei. No, datemelo. Hai sentito, Elisa? Ridaglielo. No, Elisa, Ridaglielo. no, Elisa, no. Lasciami. Ma che cosa Ti dico di lasciarmi, fate? E vi ci mettete anche voi? Grazie, Jack. Non mi importa di quello che fanno. Vieni, Georgiana. Un momento. Vostra madre è di là in studio, sta parlando con un signore. E non credo che abbia tempo per le vostre storie. Vedrai che il tempo lo troverà. Vieni, Georgiana. Beh. Piangioletti. Il tuo diario, Jane? Jane, sai chi c'è di là? Il signor Brocklehurst. Lui. Già. Rabbiati un po', sei tutta spettinata. E voi, signorino, fareste bene ad andarvene. Sapete perché ve lo dico? Sì, è meglio che tu vada. Betty, promettetemi di avvertirmi quando Jane partirà. Voglio accompagnarla io alla corriera. Ma certo. E l'accompagnerò anch'io, la nostra cara Jane. Jack! Ma sei tu quella che rimane. E fra 3 anni lui non si ricorderà nemmeno come hai fatto. Dammi il diario. Ci penso io. Lo porto io alla mamma. Forse devo andare di là. Tua madre mi ha detto di portare qui il tè. Ah, eccola. Ecco la ragazza di cui abbiamo parlato, signor Brocklehurst.
Vedo. Jane Eyre. Jane Eyre. Occupatevi del tè, Bessie. No. Per me no, signora Reed, grazie. Ritengo doveroso privarsi delle cose che più fanno piacere, in lode al Signore. Benissimo, come volete. Prego. Grazie. Jane Eyre, dunque. Vi considerate una brava fanciulla? Rispondete. La risposta non piacerebbe a mia zia, signore, e perciò ho risparmiato. Jane? Il che significa che avete dato molti dispiaceri alla signora vostra zia. Vedo. Ma brava. Così ripagate la generosità della vostra benefattrice. Una ragazza ingrata e caparbia. Ecco quello che siete. Lo avete scritto in faccia. Leggete la Bibbia, Jane Eyre? Sì, signore. Qualche volta. Qualche volta? E i salmi, vi piacciono i salmi? Molto, signore. Vedo. Voi confondete la franchezza con la sfacciataggine. Mi vuole contraddirvi, signor Broclas, ma questo è uno dei suoi difetti peggiori. È bugiarda. Non è vero! Di male in peggio. Anche bugiarda. E se, come spero, vorrete ammetterla nel vostro istituto, io vi pregherei di sorvegliare con severità questo lato del suo carattere. Lo dico in tua presenza, Jane, perché tu non cerchi di ingannare il signor Broclas. Non c'è pericolo, signora Reed. Non c'è pericolo. Parlerò in proposito a tutte le insegnanti. Lo muteremo il suo carattere. Non la riconoscerete più fin dalle sue prime vacanze. A meno che voi non riteniate più saggio trattenerla in collegio anche durante le vacanze. Ma non so, giudicherete voi. Quello che so è che Jane deve essere educata a una vita di lavoro e di rinunce, che impari soprattutto ad essere umile. Vedo. L'umiltà e la modestia sono le virtù che maggiormente cerco di coltivare nelle educande di Lowood. E mi lusingo di riuscirvi sempre. Bene, e allora siamo d'accordo su tutto. Jane partirà al più presto possibile. E auguriamoci che si dimostri grata del privilegio di questa missione a Lowood. Permettetemi intanto di consegnare all'educanda questo libricino prezioso. È una guida morale per le fanciulle. Studiatelo con attenzione. Soprattutto il capitolo intitolato Tendenza alla menzogna. Vi servirà. Ringrazia, Jane. Grazie, signore. Signora Reed. La carrozza del signor Broclas è pronta? Da un pezzo. Puoi ritirarti, Jane. Hai sentito? Puoi tornare nella tua stanza. Prima di avervi parlato. E non prima che mi abbiate restituito il mio diario. Non ho nessuna intenzione di ascoltarti. No! Non uscirete di qui prima di avermi ascoltata. Ma sei impazzita? No, non sono pazza. E non sono una bugiarda. Se lo fossi, vi direi che mi dispiace di andarmene da casa vostra.
Ma non posso dirvelo, signora Reed. Bene, hai finito? No, non ho finito. Eccolo il libricino di quel signore. Tenetelo voi. Serve molto più a Elisa e a Giorgiana che a me. E il capitolo sulla menzogna serve soprattutto a voi. Sì, a voi. Ipocrita, falsa, bugiarda, siete voi! Bene! Perché non avete mostrato al signor Brocklehurst il mio diario, eh? Perché non gliel'avete fatto leggere? Avevate paura che perfino lui vi leggesse la verità? Ma io la dirò a tutti la verità. Dirò che siete ingiusta, cattiva, che da quando è morto lo zio questa non è più una casa per me, è un inferno. Oh sì, mandatemi via, domani stesso all'uomo dove volete, ma mandatemi via, mandatemi via. Lowood, 3 anni a Lowood, ogni giorno uguale all'altro, tanto che nella memoria essi si confondono, perché anche la persecuzione a lungo andare diventa un'amara, rassegnata abitudine. 3 anni che vorrei cancellare dalla mia mente, se non l'illuminasse il ricordo di una persona così cara, buona, generosa come la signorina Temple. Quello di Helen, la piccola, tenera, indimenticabile Helen, l'unica amica che io abbia mai avuta. Quando col doppio decimetro si è misurato un segmento e si dice che esso è lungo centimetri 8,3 silenzio, centimetri 8,3 virgola. Si intende di regola virgola nella pratica virgola che la lunghezza del segmento è compresa fra centimetri 8,25 e centimetri 8,35. Punto. Fra quali limiti è compresa l'area del quadrato di quel segmento? Ma è difficile. No, non è difficile. Avete scritto il problema? Sì. Bene.
chiudete pure i quaderni. Devo comunicarvi qualche cosa. Qualche cosa di buono? Il signor Broklas mi ha preannunciato l'onore di una sua visita. Silenzio. Buongiorno, signore. Sono venuto a vedere se la salute dell'anima di queste fanciulle è quale noi la desideriamo. Ho ordinato gli aghi da rammendo, ma non bisogna distribuirne più di una alla volta, signorina Temple. O se il demonio, che noi siamo decisi a combattere, ha trovato modo di insinuarsi in cuori innocenti, seminandovi le erbe maligne della sua malvagità. Rivedendo i conti mi sono accorto che per ben 2 volte sono state distribuite merende di pane e formaggio. Le merende non sono previste dal regolamento, signorina Temple. È vero, signor Broklas, ma quando la colazione è quasi immangiabile, allora... Ahimè, signorina Temple, voi volete nutrire i corpi di queste fanciulle, non lo spirito. Occupandomi della loro educazione, io non intendo abituarle a una vita di lusso, di mollezze, ma... Chi è quella ragazza? Quella con i capelli arricciati. È Helen Burns, signore. Helen Burns? E perché ha i capelli arricciati? I capelli di Helen sono ricci naturalmente, signore. Vedo. Ma noi non vogliamo conformarci alla natura. Ho detto e ripetuto più volte che i capelli devono essere tesi e pettinati con modestia. I capelli di quella ragazza vanno tagliati subito, signorina Temple. E chi è quell'altra? Laggiù? Io? Ditele di voltarsi. Dite a tutte di voltarsi. Figliuole, voltatevi. Vedo. Bene. Tutte le frecce, i ciuffi e i riccioli vanno tagliati. Silenzio! Silenzio. E nessuno ha detto di voltarsi. Ma signor Broklas... No, signorina Temple, non c'è nessun ma. Noi dobbiamo mortificare in queste creature ogni desiderio di mondanità. E voi laggiù? Perché non avete obbedito? Venite qui. Avete sentito? Jane. Va, ti prego. Ah. Jane Eyre. Voltatevi. Venite qui in mezzo, che vi vedano tutte. Eccola qui, Jane Eyre. Un carattere duro, caparbio, ribelle. E una bugiarda. Come seppi sin dal primo istante dalla pia e caritatevole signora che l'allevava con troppa tenerezza. Ebbene ve l'addito perché diffidiate di lei, fanciulle, e che il suo castigo di oggi serva di ammonimento a tutte. Invece di far colazione, Jane Eyre resterà un'ora in aula a scrivere sulla lavagna: sono una bugiarda. E che nessuna le rivolga la parola. Per tutta la giornata. Silenzio! Prego, signorina Temple, in libertà.
Va bene, non vi faremo tagliare, però dobbiamo andare. La ricreazione è bella. Andate. No, non vi faremo tagliare. Andate. Anche tu. Ellen. Vieni su. Ellen, tu non ci credi, vero? Tu lo sai che non sono una bugiarda. E io sono la prima a saperlo. Ma Jane, sopporta. Ti scongiuro, sopporta. Vieni, Ellen. Ma se ti vedono, va via. Non me ne importa. Questa è maledetta tosse. Tieni, l'ho serbato per te. E tu? Prendilo. Io non ne ho voglia. Nei primi tempi che ero qui avevo sempre fame. Ora invece Mi fa molto soffrire. un po'. Ma la signorina Temple dice che quando tornerà la primavera starò meglio. Faremo ricreazione fuori, pensa. Ci sono tanti boschi qua attorno. Anche al mio paese, con gli alberi tanto alti che non si vede nemmeno il cielo. È strano. Li sogno sempre. Non sogno mai né la mia casa né mio padre, ma i miei boschi, sì. È perché viviamo chiuse qui dentro per tutto l'inverno, come in una prigione. Ecco perché sogni i tuoi boschi. Che dici, Ellen? Ce la faremo a prendere il diploma? Tu sì, tu sei brava, riuscirai certamente. E tu no, forse. Lo prenderemo insieme, Ellen. Ci metteremo a lavorare per conto nostro. Metteremo su una scuola. E il regolamento lo faremo noi. Niente castighi. Bistecca, torta e formaggio tutti i giorni. Oh, non posso crederci. Uscire da questa prigione, non vedere più la faccia del signor Bracklas. Ci pensi, Ellen? Penso che ci sono altri modi per uscire da una prigione, Jane. Che dici? Anch'io me ne andrò da Lowood, ma senza il diploma. Ellen, Jane. L'avevo immaginato che tu eri qua. Se il signor Brocklas o una delle altre maestre si accorgeva della tua assenza, vai subito di là intanto. E tu, hai scontato il tuo castigo? Dovrei rimproverarti, Jane Eyre, per quello che hai fatto. Ma credo che non lo farò.
No, credo proprio che non lo farò. A quest'ora? Come sta? Povera creatura. Vado adesso a chiamare il medico. Posso fermarmi un minuto? Sì, ma mi raccomando non ti far sentire. E poi torna subito a letto. Jane, come hai fatto a venire? Deve essere così tardi. Ho aspettato che tutte dormissero. Sono scappata via. Sei venuta a salutarmi. Tanto in tempo. Lo sai che non voglio sentirti parlare così? Tu tremi. Prendi la mia coperta. Io ora non ho più freddo. Jane, non te ne andare. Non lasciarmi sola adesso. No, no, non ti lascio sola. Non per me. Io cammino già laggiù, fra i miei boschi, così puri. Ma ora gli alberi si aprono. C'è tanta luce. Helen! Helen! Signorina Temple! Signorina Temple!
Tonfield. Eccomi a Tonfield, la terza tappa della mia strada. Breve in realtà, ma tanto più lunga nel ricordo, priva di gioie, di consolazioni, di affetti. Ho un posto, un lavoro. L'ho accettato senza discutere, senza temere, come le mie compagne di diploma, questo esilio in una contea semideserta, lontano da ciò che esse chiamano il mondo. Esilio o un'altra prigione? Ebbene, sento confusamente che questa è una prigione dalla quale non voglio fuggire. Adele è una cara bambina. La signora Fairfax è buona e gentile. E il mio padrone? C'è una strana luce nei suoi occhi, beffardi, imperiosi, eppure così amichevoli quando sorridono. Nella sua voce l'amarezza segreta di chi è nemico di se stesso. Jane, ancora qui? Non andate a letto? È tardi, sapete. Mi ero intentata a fissare il fuoco. Sì, capita anche a me. Nel fuoco ci sono i nostri pensieri e i ricordi. Come sta il signor Rochester? Non lo so. Da quando il dottor Carter se n'è andato non mi ha più chiamata. E non posso disturbarlo se non mi chiama. È un uomo forte, il signor Rochester. Odia di essere aiutato. Tenete. E voi? Oh, io ho ancora qualche cosa da fare qui. Buonanotte, Jane. Buonanotte, signora Fairfax.
giorni il signor Rochester non scende dalle sue stanze. Forse le conseguenze della sua caduta col cavallo sono più gravi di quanto non sembrasse al momento. La vita a Thornfield continua a svolgersi con lo stesso ritmo calmo e assorto di sempre. Eppure, da 4 giorni, tutto mi appare diverso. Ora conosco il volto del misterioso padrone di Thornfield e la sua invisibile presenza sembra animare, riempire la vasta casa silenziosa. È forse per spezzare questo silenzio che ho osato riaprire, chissà dopo quanto tempo, il vecchio cembalo. Prima delle mie, quali mani si sono abbassate l'ultima volta sulla tastiera ingiallita? Non ardirò mai chiederlo. Ecco, a un tratto, mentre suono, sento che in questa musica vibra l'ansia trepida e accorata di un richiamo. Che cosa sapete di lei? Di Jane? Sì, della signorina Eyre. Nulla più di voi, credo. Brava ragazza, eccellente istitutrice, Adele le si è molto affezionata. Beh, che altro di più. Ah, che suona piuttosto bene, mi pare. Nessuno le ha chiesto di suonare. La musica stona a Thornfield. Mi domando... Il dolore è quasi scomparso. Credo che potrò rimontare a cavallo oggi stesso. No, sarebbe meglio aspettare ancora qualche giorno. Perché volete privarmi dell'unica mia gioia? Un buon cavallo e il vento della brughiera, non mi resta altro. Vi sono grato delle vostre premure, naturalmente. Siete un amico fedele e discreto. L'unico che io abbia e che io desideri avere. Potrete sempre contare su di me. C'era bisogno di un po' di musica tra queste vecchie mura. Suonate ancora, signorina Jane, vi prego. No, no, basta adesso. Ho voglia di correre, di giocare. Se ci fossero degli altri bambini. Gioca tu come Jane. Ecco, io vorrei nascondermi. Vediamo se riesci a trovarmi. Adele, tu pensa al tuo lavoro, non sai correre tu. Jane, su, vieni. Povera bambina, è veramente troppo sola. Non è ancora discesa Graceful questa mattina. Io non l'ho vista. Scendi, Adele, ormai ti ho presa. Cosa fai qui tu? Peggio per te. Lo dirò al signor Rochester. Nessuno deve mettere piede su questa scala. Nessuno. E tu lo sai. Perché dovete spaventarla? La bambina stava giocando. Il signor Rochester sa che avete oltrepassato quella tenda? No. Meglio per voi che non lo sappia. Andiamo via, Jane, io ho paura di lei. Andiamo via, ho paura.
Ecco, signora Fairfax, è arrivato con la corriera a Milcott, all'osteria della posta. Meno male mi sono fermato a bere una birra e così l'ho preso, altrimenti sarebbe arrivato soltanto domani. Bene, grazie, Thomas. Ci deve essere... Andate, Thomas. Sapete com'è, signor Rochester? Meno gente vede, più è di buon umore. Di buon umore, e quando mai? E sì che dovrebbe saperlo che li vogliamo bene, tutti noi. Sì. No, Signor Rochester? Sì, so di che si tratta, metteteli per favore. E chiamate Adele. Che scenda giù con la sua istitutrice. Voi credete alle leggi del sangue, vero Carter? Beh, Io ci credo ciecamente. Il sangue trasmette virtù e difetti non soltanto nei cavalli, anche nelle creature umane, meglio non farsi illusioni. ma io preferirei distinguere. No, perché sono convinto che in fondo al cuore voi mi date ragione. Nella vostra professione di medico... La mia professione di medico non mi impedisce di credere. La mia esistenza sì. Come ci si può liberare di un passato se ce lo portiamo nel sangue? Scusate, ho ancora 2 visite molto distanti. Se c'è bisogno di me, mandate qualcuno a Milcott, per favore. Io passo sempre all'osteria della posta prima di rincasare. Va bene, grazie dottore, arrivederci. Buongiorno, signor Rochester. Eccomi. Sono qui, signori. Ti avevo promesso un piccolo regalo. Eccolo, è arrivato. Oh, grazie, signore. Lo aspettava tanto. Anche sua madre non aspettava altro che regali. Quanto è bello. È meraviglioso. Come bello. Voglio indossarlo subito. Come bello. Signora Fairfax, Sophie, abbiate la compiacenza di condurre Adele nelle sue stanze. Credo che sia un'occasione in cui ha bisogno di pubblico e forse di applausi. Voi no, signorina Eyre, devo parlarvi. Voglio indossarlo subito. Come vanno le lezioni? Bene, signore. Adele è una brava bambina, ha voglia di imparare. E tra una lezione e l'altra non potevate trovare il tempo di far visita a un povero invalido, vittima vostra se non sbaglio. Mi sono informata ogni giorno della vostra salute, ma temevo di disturbarvi visto che non mi avete mandata a chiamare. Ah, vedo. Ci voleva un invito ufficiale. Sedete, prego. Su, sedete. Più vicino, prego. Quando parlo con qualcuno voglio vederlo bene in faccia. E poi, sapete, non ho nessuna intenzione di mangiarmi. Non credo, signore. Così voi venite da? Dall'istituto di Lowood. Ah, sì, un istituto di carità. E quanto tempo ci siete rimasta? Fino al diploma, 3 anni. 3 anni. Non mi meraviglio della vostra aria così guardinga, furtiva. Quando mi siete apparse in quel modo davanti al mio cavallo ho creduto che foste una piccola strega fuggita dai boschi. E ancora non sono convinto del contrario.
bello vedervi sorridere. Ma non deve accadervi spesso. Sorridete ancora. È un ordine? Perché? Sono troppo autoritario? Non dimentico di essere una vostra dipendente. Il tono autoritario non è quello del padrone, è quello di un uomo che ha molti anni più di voi, anni di esperienza. L'esperienza conta, signore? Dipende dall'uso che se ne fa. E voi che uso ne avete fatto? Io? Pessimo, mia cara, pessimo. Volete star seduta? Che cos'è? Mi studiate? No, signore. Perché non vi sembra un soggetto degno di interesse? Non volevo dispiacervi, forse avrei dovuto No, dire... no, niente polvere negli occhi. La sfida è raccolta e dovete andare fino in fondo. Su, avanti, sentiamo. Che cosa pensate di me? Come mi giudicate? Io non vi giudico, signore. E come potrei farlo? Vedo che vi sarete aspettato una risposta più lusinghiera. Vi sembra un uomo di questo genere? Come siete imbarazzata, signorina Eyre. Nemmeno voi siete un tipo eccezionale, ma l'imbarazzo vi dona. Bene, ho messo alla prova la vostra sincerità e non ne sono rimasto deluso. Amici? Ma forse è presto per parlare di amicizia, è presto per parlare di tutto. Eppure che cosa curiosa. Oggi, dopo tanti anni, sono in vena di chiacchiere. Sento che non mi basta la compagnia del mio cane, dei miei cavalli e persino dei miei libri. Parlate, signorina Eyre. È un ordine. Di che cosa dovrei parlare, signore? Scegliete voi l'argomento. Immaginate che l'ingranaggio del mio cervello sia roso dalla ruggine di un pensiero fisso. Se voi credete che io potrei... Sì. Come vedete, ho fiducia in voi. Forse mi ha risposto. No. Siete diversa da tutte le persone che ho incontrato finora. Ma non vi illudete, non è merito vostro. Non mi illudo di avere dei meriti. Voglio dire che finora la vita vi è risparmiata. Credete? Ne conoscete il lato triste, forse, non quello malvagio. Eh sì, tutti eravamo fatti in un modo e ora siamo diversi. Che cosa è successo? Niente, abbiamo vissuto. E che cosa vuol dire? Ci sono accadute certe cose. Abbiamo commesso certi errori che non si potranno più rimediare perché quando si è presa una strada... Si può sempre cambiare. Cambiarla, e come? Non si tratta di una strada, ma di un vicolo cieco, di una trappola senza via d'uscita. Io non so nulla della vostra vita. Voi non sapete nulla della vita. Sì, i muri di quel vostro convitto a Lowood non erano molto ospitali, e forse nemmeno quelli della casa dove avete trascorso la prima infanzia, ma erano muri, vi hanno comunque difesa, protetta. Tutto è ancora intatto dentro di voi. Sogni, speranze, ambizioni. Io no. Io ho dovuto cancellarli, distruggerli. E guai se tornassero. Il vuoto, ecco. Così deve essere il vuoto. Un vuoto che non ridà pace al vostro cuore. E che cosa dovrei fare, secondo voi? Rinunciare anche a quei pochi miserabili piaceri che ancora mi rimangono? O battermi il petto da mattina a sera, chiedendo perdono di errori che ho scontati troppo amaramente per poterne essere ancora pentito? Forse per mettermi in pari dovrei commetterne altri, scegliendo i più piacevoli, ben inteso. E cos'è? Vi ho scandalizzata? O vi faccio paura? Io non ho paura, signor Rochester. Io sì, a volte. Di me stesso.
signori, non è splendido? Ma certo, Adele, che splendido. Ti sta d'incanto. Oh, Jane, sei buona. Fa un po' di musica per me. Vi piace, signori? Non faceva così anche mamma? Mamma, basta! Portatela via. Signor Rochester. Ho detto di portarla via! Su, Adele, da brava. È ora di toglierlo. No, voglio tenerlo ancora un pochino, Ma si sciupa. Lo rimetterai domani. Non piace nemmeno a voi il mio vestito. Ma no, cara. È bellissimo. Al signor Rochester non piace niente. Io non gli piaccio. Ogni volta che ricordo mamma, lui diventa cattivo. Cattivo? No, forse qualche volta è di cattivo umore. E sai com'è quando si è di cattivo umore? Tutto diventa brutto. Persino un abito splendido come il tuo. Mamma non era mai di cattivo umore. Lei rideva sempre, e cantava, e giocavamo insieme. Giù l'adoreremo, Steve, mamma. Prego, signorina Jane, ora sistemo io qui. E Adele mi aiuta. Vero, Adele? Ma oui, Sophie. Ci vediamo dopo colazione, allora, per la lezione di geografia. Oui, mademoiselle Jane. Cos'è? Non mi chiami più Jane? E non mi dai più del tu? Su, vieni, Adele. Chiudete! Che fate qui voi? Niente, signorina. Mi spiate?
dimenticavo che nessuna donna resiste alla curiosità. Che cosa vi spinge? Le chiacchiere insulse della servitù? O credete che a Tonfil esista un fantasma come in ogni castello che si rispetti? O sospettate che per una volta tanto l'inferno sia in alto dietro quella porta chiusa? Non bestemmiate. E chi sei tu per impedirmelo? Oh, grazie, Bessie. Sento già il profumo, il miglior tè della contea. Prendilo anche tu con noi, Bessie. Oh, grazie, signorina Giorgiana. Io ho il mio di là e ho i miei ospiti. Oh, persone interessanti? Per me sì. E poi, signorina Giorgiana, è bene che facciate un po' d'esercizio come padrona di casa. Veramente, in assenza della signora Reed, non tocca a Elisa, la più grande. La spiegazione di questo piccolo mistero non spetta a me. Tu, non lasciatelo raffreddare. Allora? Non c'è alcun mistero. Io sono la più grande, ma Giorgiana si sposa prima di me. Davvero? Ah, ne sono proprio felice. Potevi dirmelo prima. Avrei fatto il mio dovere. No. Aspetta, non dirmi come si chiama. Scommetto che indovino. È Roger Criston? Non era difficile. Mi inviterà certo al suo pranzo di addio al celibato. Voglio proprio assicurarmene se sa quanto è fortunato. Sei molto caro, Jake. Ebbene, merito un pasticcino allora. Anche due. E vuoi E là? non ti azzardare a chiedermi latte o limone dopo 1 milione di tè presi insieme. È vero, dal tempo dei calzoni corti e delle treccine sulle spalle. E tu, Jack, quando ti deciderai Che cosa? a dare il tuo pranzo d'addio al celibato? Beh, veramente io... Forse Jack ci riserva una sorpresa. Che cosa sognano gli uomini invece del nostro principe azzurro? Una fata? Oppure Cenerentola, eh? Oh, scusate, devo dire qualcosa a Bessie e non voglio disturbarla mentre offro il tè ai suoi ospiti. Scusate. Pardon? So cosa stai pensando. Che Giorgiana avrebbe potuto fare anche a meno di lasciarci soli. Per quel che abbiamo da dirci. Hai sempre avuto questo strano potere su di me. Mi metti in imbarazzo. Non è quello che speravo. Senti, Elisa, io tengo all'affetto tuo e di Giorgiana come tengo alla stima di vostra madre. Perciò non debbono e non possono esserci ombre fra di noi. Il giorno in cui io mi accorgessi che il mio... Jake, Sì? hai paura della verità? Perché parlarne se la conosciamo entrambi? Jane sa che tu le vuoi bene. Lo sa, vero? Non può non saperlo ormai. Ma ti ha mai detto una parola? Una sola per ravvivare la tua speranza? Tu sei meno importante per lei del suo lavoro di cameriera. Non essere meschino. O preferisci pensare che c'è già qualcuno nella sua vita e che lei non si degna neppure di dirtelo? O forse ti tiene di riserva? Elisa! No, Jack, non andartene. Ma non capisci che parlo per te, perché non voglio che tu soffra. Vedi, Jane è una donna dura, Jack. Siamo state noi, qui, in questa casa, a renderla tale. E il convitto ha fatto il resto. È una donna che deve vendicarsi di troppe amarezze. È una donna che non può aver pietà. Ha bisogno di essere dominata. Ha bisogno di dolcezza. E la sua durezza si chiama orgoglio. La sua vendetta si chiama perdono. La odio.
Cos'è successo? Bestie. Sono tutta orecchi. Credo che non tornerò più a casa Rita. Ma che dite? La signora Reed non ha fiducia che in voi e in vostro padre e non intende certo rinunziare né al suo amministratore né al suo medico. Quanto alle ragazze, Georgiana si sposa e se ne va, lo sapete. E Elisa, non si può impedire alle persone che ci amano di volerci bene. E se uno non si rassegna, se si ostina a sperare, perché disprezzarlo? Forse avete ragione. L'amore che ci viene offerto deve renderci umili e grati, anche se lo rifiutiamo. È molto tempo che non avete notizie di lei. Quando le scrivete, metteteci tanti cari saluti da parte mia e ditele che sta da troppo tempo lontana dalle persone che le vogliono veramente bene. Glielo direte? E che te ne stai da troppo tempo lontana dalle persone che ti vogliono veramente bene. La signora Reed ha conservato il segreto sul tuo misterioso rifugio e ignora perfino che io ne conosca il nome. Il nome soltanto. Purtroppo. E così mi sembri ancor più lontana. Irraggiungibile.
La finestra, Jane! La finestra! Chiamo Thomas. La signora Fair. No, nessuno. Nessuno deve sapere. Dovete dimenticare quello che è successo stanotte. Dimenticare. Non dovete parlarne mai, neppure con me, mai. Sedetevi. Ah, capisco. A voi basta avermi salvato la vita. Ora avete una sola preoccupazione. Quella se vi trovassero qui, in camera mia. Signor Rochester. Grazie. Di che? Di tutto. Di questo soprattutto. Di farmi qualche volta vergognare di me stesso. Non c'è mai riuscito nessuno, sapete, ma non dovete fidarvi troppo. Non voglio che mi trattiate come una bambina. Mi sembra? Sì, signore. Quella donna, Grace Poole, perché è stata lei, vero? Vi ho detto... Perché la tenete qui a Tonfis se rappresenta un pericolo tanto grave per voi? Vi ho detto che ho commesso degli errori nella mia vita. Fate conto che Grace Poole sia legata più o meno direttamente a uno di essi. Al peggiore, forse. È una maniaca, un'esaltata, lo so. Ma qualunque cosa dico, faccio io degli obblighi verso di lei e devo mantenerli. Ho sempre mantenuto i miei obblighi. Moralmente voglio essere un creditore, in ogni caso. C'è un altro errore nella mia vita. Sapete chi era la madre di Adele? Una ballarinetta francese incontrata così per caso durante un viaggio. Ricomparve dopo. Mi riportò la bambina, disse che era mia figlia. Non ne ho saputo più nulla. Non so neppure se mi abbia detto la verità. Vi ho turbato, vero? Jane, noi ci assomigliamo. Neppure voi potete tradire voi stessi. Neppure voi potete venir meno a un dovere che avete liberamente accettato. Credo proprio di sì. Anche con voi stanotte ho contratto un obbligo che non potrò mai pagare. Ma è l'unico debito che non mi peserà mai, che terrò caro, anzi come una felicità segreta. Quella prima sera sulla strada di Milcott Quando vi feci cadere da cavallo. fu un incantesimo perché mi fermassi e mi accorgessi di voi. Sembrava che mi odiaste. E anche stanotte, sentite, c'è come un incanto attorno a noi. Noi siamo qui soli, al centro del mondo. E possiamo dimenticare per qualche istante quanto orribile sia il mondo. Non è vero. Per voi, forse. Dietro le nuvole che passano ci sono sempre le stelle. Irraggiungibili. Andate, Jane. È tardi, andate. Sì, signore. È tardi. Buonanotte, signore. Jane. Non voglio farvi del male.
Preferisco farne a me stesso, come sempre. Non ve lo permetterò. Perché? Senti, prima le puliamo, poi contiamo. Ma io non mi diverto a pulirle. Lasciamele contare. E che mi diverto io? Senti, fai una bella cosa, perché non vai invece a aiutare Thomas? Guarda. No, per carità, non salire. Io mi leggo già per miracolo. Senti, guarda che sei una birichina che tu ti vuoi sempre. Ti diverti, Perché non ti diverti? Hai ballato? Hai imparato a ballare? Hai imparato a tutto? Che bello, che bello! Che intuizioni oggi! Oggi lavoriamo tutti, non si studia! Perché? Arrivano ospiti, Jane. Ma il signor Rochester? Il signor Rochester decide sempre all'ultimo istante, non dice mai prima quello che fa. Del resto a chi dovrebbe dirlo? Il padrone è lui, no? Tu, Jane, tu qualcosa dell'egro, così lavoriamo tutti più volentieri. Ma Adele! Sii buona! Quella che fa... Il signor Rochester non è ancora sceso, forse dorme ancora. Oh, in quanto a questo, signorina J, non lo disturba certo. Il padrone è partito che era appena l'alba. Parte, arriva. E non si sa mai quando se ne va né quando torna. A proposito di ospiti, sono sicurissima che ci saranno anche Lady Ingram e Lady Aston con i loro figliuoli. Blanche Ingram non mancherà di certo. A me è antipatica, però è affascinante. È innamorata del padrone. Di piuttosto che se lo vuole sposare. Beh, che le manca? È ricca, bella, ha un gran nome. Dove andate? Io non prendo ordini che dal signor Rochester.